tassello davvero importante alla serie dei miei test drive. Sono infatti a bordo della prima Ford Focus RS, esemplare del 2005. Monta un Duratec RS Turbo da 2 litri, derivato dal top di gamma tra le motorizzazioni a benzina. Erogava 215 cavalli, 310 Nm di coppia, 0 a 100 coperto in 6 secondi e 7, con una velocità massima di 232 km/h. Questo 2 litri ha ricevuto parecchie attenzioni, al fine di garantire sia prestazioni che affidabilità. Il turbo compressione a un bar è stato sviluppato appositamente da Garrett, con il carter delle giranti in acciaio inossidabile, proprio per fronteggiare le alte temperature dei gas di scarico. Questa stessa soluzione veniva applicata sulla GTR R34 NUR, quindi non proprio l'ultima arrivata. Avete sentito? Fantastica! Amore a prima vista. Madonna, ma è stupenda! Ma è stupenda! Sentite che roba! Ah, sì! È pazzesca, è pazzesca. Sentite come riprende? Io sono follemente innamorato di questa macchina. Ma è stupenda, è stupenda. Poteva inoltre contare su nuovi pistoni e nuovi bielli forgiati in alluminio ed un intercooler aria-acqua. Abbinando il tutto allo stesso cambio a 5 rapporti delle altre Focus, fecero quello che spesso cambia completamente il comportamento di un'auto: accorciarono la rapportatura del cambio. Così facendo, descriverla come divertente è un insulto, è fantastica. La frizione AP Racing di serie garantiva innesti veramente precisi, ed è proprio così. La Ford Focus, arrivata nel 98 per sostituire niente meno che la Escort, si è diversificata per soddisfare praticamente tutti. È diventata infatti una berlina, poi una familiare e infine un crossover. Il modello che noi amiamo tuttavia è quello che sto guidando, l'RS. Questa versione debuttò nel 2002 ispirandosi al modello impiegato nel mondiale VRC, guidato da Colin McRae, Carlos Sainz e Marco Martin. Come prima rally sport sigla nata oltreoceano nel 1969, aveva la responsabilità di non far rimpiangere un modello sia vincente che ancora oggi estremamente rispettato. Fece centro nel VRC e il primo colpo al rally di Monte Carlo con Colin McRae, ma venne squalificata per l'impiego di un componente illegale. Ops. Era equipaggiata con un botto di componenti sportivi, i bellissimi sedili avvolgenti Sparco, i cerchi in lega leggero Z Racing da 18 pollici su pneumatici 2,25-40, freni Brembo con pinza anteriore a 4 pistoncini abbinata a dischi davanti autoventilanti da 325 mm e dietro solidi da 280 mm. Su questa i dischi sono stati sostituiti con degli EBC da track day, mentre molle ed ammortizzatori arrivano da Sachs. L'assetto qui a ghiera, con dei distanziali per allargare le carreggiate, bullionary airbag per mettere il camber posteriore in negativo di 1 grado. Completano il quadro le spesse barre antirolio che garantiscono un assetto davvero, ma davvero tra i più rigidi che abbia mai provato. Come avrete già intuito per alcuni dettagli, questa RS ha ricevuto diverse modifiche che vanno da un radiatore dell'acqua GMC maggiorato, un intercooler aria-acqua Airtec, è stato aggiunto un radiatore dell'olio Mocal, nuova pompa benzina, aspirazione KN specifica, collettore in acciaio Decat con linea di scarico da 70 mm e mappatura GMC Racing. Con queste modifiche la potenza totale sale a 280 cavalli, ma quest'auto con questo motore
veramente necessita di pochissime modifiche e la potenza sale vertiginosamente. Per quanto riguarda gli handling generali, la trazione anteriore non è di certo la sua carta migliore. Ha molta potenza, la scarica nervosamente davanti e lì ti trovi l'auto che pattina da tutte le parti. È così, è un difetto, ma va accettato perché i pregi sono così tanti. Ford ha scelto la strada della leggerezza equipaggiandola con il differenziale sportivo Quaife con compensazione automatica della coppia, capace di individuare l'eventuale riduzione di trazione su una ruota anteriore andando appunto a redistribuirla per evitare perdite d'aderenza. Uno dei punti di forza di questo sistema è senz'altro il non bloccare mai completamente la ruota che sta per slittare, così da non risultare in teoria mai brusco sullo sterzo. In pratica, quando entri in coppia, il volante cerca di andare dove vuoi e tenerlo con una sola mano per andare a cambiare non è la cosa più semplice che abbia mai fatto. È una trazione anteriore secca, pura, vecchia scuola. Non puoi aspettarti un'auto che cerchi di aiutarti, senti completamente ogni problema sulla superficie stradale e devi gestirtela tu, perché questa ti porta fuori. Se le ruote non sono perfettamente dritte è cattiva da matti. Esteticamente le linee tese e spigolose lanciate da Ford con la K nel 96 hanno garantito alla Focus di entrare nell'immaginario collettivo e di rimanerci, giungendo oggi infatti alla sua quarta generazione. All'anteriore il paraurti decisamente racing lascia intravedere l'intercooler maggiorato, segno distintivo di tutte le RS. Mentre si scorre nel guardarla verso il posteriore, non si possono non notare i passaruota allargati, capaci di aumentare la carreggiata di 20 mm davanti e 27 mm dietro. Il retrotreno è abbastanza minimale, con una sola uscita di scarico ed uno spoiler di dimensioni oneste fissato sul tetto. Alcuni hanno installato quello VRC molto più voluminoso, soluzione che comunque a me piace molto. I colori disponibili erano solo due, il blu imperiale e il racing blu. Su questa sono stati verniciati cerchi di bianco, esteticamente risultano bellissimi. Sono in pieno stile Ford. All'interno, come dicevo in apertura, l'aria è racing al 100%, anche e soprattutto per merito dei sedili. L'Alcantara e il design stesso fanno sognare ancora prima di accenderla. La plancia è onesta sia per dimensioni sia per equipaggiamento in pieno stile Ford. È tutto al suo posto. Sempre bellissimo l'avviamento a pulsante e i vari inserti in carbonio. C'è anche la targhetta con stampato il numero di serie nella console centrale accanto al pulsante di accensione, utile per identificare ognuna delle 4501 prodotte in totale. In Italia ce ne saranno circa 50. È un'auto davvero rara. Sono davvero onorato di aver potuto passare un po' di tempo con questa sportiva di tutto rispetto, con un 2 litri turbo davvero corposo che fa arrossire molti propulsori simili, perché no, anche più moderni. Cerca di andare dove vuole lei. È fantastica, a me piace un sacco. È così, le auto di quegli anni per me sono un regalo ogni volta che ne posso provare una. Non sono test come tutti gli altri per me. Tira veramente come una forsennata. Trasuda rally anche da spenta, è pura, è priva di elettronica, siete solo voi, l'ABS e la spia che segnala il momento buono per effettuare la cambiata a 5800 giri al minuto. Epica. Fare un confronto con l'MK2 è impossibile. Ha un motore con un cilindro in più, è più grossa, è un'auto voluminosa. Questa è molto più nervosa, molto più cattiva. Non si può preferire l'una all'altra, sono entrambe auto fantastiche che io apprezzo tantissimo. Posso sceglierne una, vuol dire che una va meglio dell'altra, ognuna va a suo modo. L'RS MK2 è un pochino più gentile sullo sterzo, questa è estremamente più diretta, non ha nessun tipo di filtro, quindi lì, se dovreste mai doverne scegliere una, prendete quella che rispecchia la vostra persona, perché con questa non si scherza neanche un po'. Grazie per aver visto il video.
Se ti è piaciuto metti like ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!